Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Oggi voglio rispondere ad una domanda che ho letto ultimamente spessissimo qui nei commenti su YouTube e durante le live. Raff, ma tu utilizzi qualche applicazione per smartphone per Rainbow Six? La risposta è sì, oggi vi svelo i miei segreti. Però prima di mostrarvi queste app ci tengo a fare una precisazione che secondo me è doverosa. Cioè, questo video non è sponsorizzato, non sono stato pagato purtroppo per mostrarvi queste app. Semplicemente si tratta di applicazioni che ho sullo smartphone da un sacco di tempo, alcune addirittura da anni, e le ho scelte per due motivi molto semplici. Il primo è che sono completamente gratuite. Il secondo motivo è che sono app disponibili sia su iOS che su Android. La prima app di cui vi voglio parlare è l'Ubisoft Club, l'app ufficiale sviluppata da Ubisoft, che però non è specifica di Rainbow Six, ha a che fare ovviamente con tutti i giochi di Ubisoft che hanno una componente online. Una volta avviata vi troverete all'interno della home con una bacheca degli eventi davanti. Se cliccate sul vostro profilo vi si apre una scheda dedicata all'interno della quale potete vedere innanzitutto la vostra immagine, e tra l'altro è possibile anche cambiarla direttamente dall'applicazione. Inoltre avrete la possibilità sempre all'interno di questa schermata di visualizzare il vostro livello, che è possibile tra l'altro scalare semplicemente completando delle missioni all'interno dei vari giochi. In questo modo otterrete dei punti esperienza che vi permetteranno di salire di livello e di ottenere dei coin, delle monete Uplay, che potrete spendere non solo all'interno dell'app stessa di Ubisoft Club per riscattare delle ricompense che vi mostrerò tra pochissimo, ma soprattutto potrete usarli nello store di Ubisoft, quello ufficiale, quello vero, da cui potrete acquistare i cappelli, i cibi che vedete alle mie spalle e così via, e con queste monete potrete ottenere degli sconti all'interno di quello store. Sempre dalla schermata del profilo potrete anche selezionare gli stemmi, i 4 stemmi che volete mostrare. Io ovviamente ho messo in bella mostra i 3 di Rainbow Six e il quarto è quello di Ubisoft Star Player che abbiamo ricevuto nel 2018 io e Marco, e che è rarissimo, quindi almeno fatemi flexare quello stemma. Una volta aperta la scheda di un gioco, e ora arriviamo alla parte più interessante, potrete vedere soprattutto le sfide. Si tratta di due tipologie di sfide differenti, le classiche e quelle invece settimanali. Le classiche sono le sfide che per esempio su Rainbow Six ci sono già dall'inizio del gioco, sono le stesse per tutti quanti e servono per ottenere i punti esperienza per il livello di cui vi ho parlato prima, e quindi per sbloccare alcune monete che vi serviranno per le ricompense. Mentre quelle settimanali sono quelle che si aggiornano ogni martedì su Rainbow Six, che si è costretti ad aggiungere di volta in volta ogni settimana dal menu specifico. Restando in tema ricompense, in questa schermata è possibile visualizzare anche tutte le skin, i ciondoli, addirittura le colonne sonore, gli sfondi di Rainbow Six, ma non solo, anche di tutti gli altri giochi, ottenibili spendendo monete o play all'interno dell'Ubisoft Club. Ce ne sono davvero tantissime, e tra l'altro una in particolare, il ciondolo Sam, è ottenibile solamente scaricando questa applicazione. Avete anche una schermata dedicata alle notifiche, quindi per le richieste di amicizia ricevute, le sfide completate e così via, ma la chicca per questa app è sicuramente Sam, l'assistente vocale, che purtroppo al momento è localizzato solamente in inglese, quindi parla solo in inglese. Questo assistente vocale ogni volta che farete l'accesso andrà ad analizzare l'ultima vostra sessione in un gioco Ubisoft, nel mio caso è puntualmente Rainbow Six, e vi darà dei consigli. Addirittura vi suggerirà alcuni video, purtroppo al momento sono solo in inglese, i nostri video non ci sono, magari in un futuro prossimo vedremo anche i nostri video. Voi però nel frattempo iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così siete sicuri di non perdervi nulla di questo canale. La seconda app di cui vi voglio parlare è R6 Stats. Si tratta di un'applicazione non ufficiale sviluppata da fan di Rainbow Six, ma estremamente utile, precisa e soprattutto ottimizzata alla perfezione col mio smartphone, quindi suppongo sia lo stesso con tutti i sistemi operativi. Una volta avviata l'app vi troverete all'interno della home, nel menu principale, e lì potrete semplicemente cercare il vostro profilo in riferimento alla piattaforma su cui giocate e vedere tutte le statistiche possibili e immaginabili proprio del vostro account. Innanzitutto avrete una divisione tra libere, classificate e totale, e saprete con precisione cosa fare per aumentare quelle statistiche, semplicemente confrontando i dati a vostra disposizione. Inoltre avrete la possibilità di switchare tra i vari server, quindi vedere come vi siete classificati in ognuno di loro. C'è anche un'ulteriore suddivisione delle statistiche in base alla modalità presidio, bombe e salvataggio. Nella seconda schermata invece c'è la possibilità di visualizzare gli operatori, soprattutto i primi due che noterete sono i vostri main, e ormai io devo dire addio a Mute e Thatcher perché lo sono diventati Termite e Bandit, ma le statistiche più importanti le potrete visualizzare aprendo le varie schede degli operatori per confrontare ad esempio quella win-lose, che secondo me è
una delle più importanti, soprattutto per capire l'impatto che avete con quel determinato operatore all'interno del round, del match in genere. Tendo a prendere l'hard breacher per aiutare la squadra, ma so per certo che con Thatcher il win-lose delle partite aumenta, cioè in realtà riesco ad avere secondo me un impatto maggiore o gioco meglio con la squadra quando utilizzo l'operatore dei SAS. L'altro meno interessante è sicuramente quello delle statistiche giornaliere. Quante volte vi capita di andare in partita e dire wow, oggi non è proprio giornata? Potrete vedere effettivamente se è così all'interno di questo menu, semplicemente confrontando giorno per giorno le vostre statistiche, il KD, il win-lose, le ore di gioco addirittura. L'ultimo menu che voglio mostrarvi è quello in cui vi innervosirete di più, perché lì c'è la possibilità di cercare i vostri amici, di salvare il loro profilo e di confrontarlo di volta in volta col vostro profilo, statistica per statistica. Quindi perché vi innervosirete? Perché farete il mio stesso errore. Io avevo giocato solo poche partite e sono andato a confrontare il mio profilo con quello di Marco che ne aveva giocate di più, e tutte le statistiche gialle, cioè quelle evidenziate, le migliori, erano dal suo lato, e quindi vi innervosite. Prima di passare alla terza app voglio anche ribadire un concetto. R6 Stats non è un'app ufficiale, però quando ho deciso di fare questo video ho contattato gli sviluppatori, hanno apprezzato l'idea di questo video e non solo mi hanno sbloccato l'applicazione per il mio smartphone per mostrarvela senza pubblicità, ma soprattutto mi hanno regalato 20 codici per Android e iOS da dare a voi durante le nostre live su Twitch. Le estrazioni cominceranno già questa settimana durante le nostre live. Trovate il link qui sotto in descrizione del nostro canale, ma comunque è Rainbow 6 Itacom tutto attaccato, quindi non mancate se volete provare a vincere un codice per la versione senza pubblicità di quest'app. Mentre l'app precedente serviva a monitorare le vostre statistiche, i vostri progressi, addirittura migliorare il vostro ratio tenendo d'occhio ogni singola partita, quest'app di cui vi andrò a parlare, non ufficiale ma specifica di Rainbow Six, serve a tenere d'occhio i vostri avversari. Si tratta di R6 Quick. Questa applicazione ha alcuni problemi. Innanzitutto non è molto bella visivamente, è molto essenziale diciamo così, e soprattutto non è ottimizzata al meglio su iPhone X. Ha anche la pubblicità e tra l'altro non può essere sbloccata, è una pubblicità anche abbastanza invasiva, bisogna aspettare i 5 secondi per passare tra una schermata e l'altra. Nonostante ciò però riesce comunque a rispettare il suo nome, è effettivamente rapidissima. Una volta avviata vi troverete nel menu principale e da qui dovrete fare la stessa cosa vista con R6 Stats, cioè cercare il vostro profilo, questa volta anche col server di appartenenza e la piattaforma, per vedere una panoramica delle vostre statistiche, ma in realtà non ci interessa questa schermata perché sono molto più dettagliate su R6 Stats, bensì la seconda. In questo secondo menu avrete la possibilità di cercare contemporaneamente da 1 a 5 player, quindi i vostri avversari, per vedere le statistiche principali, tra cui KD, win-lose e soprattutto l'MMR massimo, quindi il punteggio massimo, il grado più alto raggiunto durante questa season. Avrete quindi una panoramica essenziale ma completa su tutti i vostri avversari. Magari affrontate tutti questi player che finiscono con G2 completamente sconosciuti, quindi volete vedere chi sono, pigliate sta bella botta e in bocca al lupo per la vostra classificata. Quindi qual è la differenza sostanziale tra R6 Stats e R6 Quick? La prima io la consiglio, come vi dicevo, per tenere d'occhio le proprie statistiche, per migliorare su Rainbow Six, avere una panoramica completa e super dettagliata. La seconda è quando vi trovate in partita, volete subito cercare i vostri avversari, magari siete su console, perché su PC lo so ci sono delle app che lo fanno istantaneamente, digitate i nomi e li avete subito davanti, sapete di che si tratta. Con quest'app siete rapidissimi. E ora tocca a Discord. Molti di voi la conosceranno già, si tratta di un'applicazione presente sia su PC che su smartphone. Noi abbiamo il nostro server Rainbow 6 Itacom tutto attaccato come al solito, e siamo tra l'altro partner Discord, quindi la qualità audio nel nostro server è più alta. È molto utilizzata dai player su PC perché gli permette di parlare tra loro mentre si gioca, ma è comunque utilissima, o almeno il nostro server è stato reso utile anche per i player su console. Avrete una sezione dedicata alla scelta della piattaforma, cioè una volta fatto l'accesso dovrete semplicemente cliccare su uno dei pulsanti per essere assegnati ai PC player, PS4 player o Xbox player. C'è ovviamente un salotto che è una sorta di stanza che accoglie tutti, dove è possibile parlare anche con noi, e soprattutto ci sarà un canale in cui troverete gli eventi, cioè gli eventi dal vivo a cui noi parteciperemo, dove potremo incontrarci, le fiere e così via, o addirittura eventi come maratone in live e simili, e delle stanze riservate agli admin e la camera dei segreti, ai nostri abbonati di Twitch e di YouTube, che non vi posso mostrare perché è top secret, è solo per loro, ma soprattutto perché è importante, perché ci sono delle stanze vocali aperte a tutti in cui
potrete parlare con i vostri amici mentre giocate se siete player su PC, e inoltre ci sono delle stanze per i reclutamenti divise per piattaforme Xbox, PlayStation e PC. Scrivendo in quelle stanze avrete modo di cercare giocatori per i vostri team oppure farvi reclutare. Quindi vi aspetto, entrate in tantissimi. In descrizione vi lascio non solo i link per le varie applicazioni Android e iOS, ma anche quello per l'invito al server. Non vi dimenticate di venirci a trovare in live su Twitch per l'estrazione dei codici di R6 Stats. Vi ho detto in sostanza tutto, vi ho parlato delle app che trovate sul mio smartphone inerenti Rainbow Six. Lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that.